Tommaso Turci da Zone. Ciao Bentornato Tom. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, un piacere. Allora, stavo un po' tirando le orecchie a Leo perché oggi che inizia Sanremo, quindi si parla di musica, eccetera, eccetera. Tutti i giornali parlano dei Fab Four e Leonardo Menino non sapeva chi fossero i Beatles. Non aveva mai sentito una canzone dei Beatles e vabbè, padre perdonilo, direbbe, avrebbe detto Checco Zalone. Però parlando dei Fab Four, i nostri, diciamo così, Tom, oggi si parla molto dell'equilibrio in campo e del fatto se il Milan può veramente sostenere questi 4 giocatori contemporaneamente. Ovviamente stiamo parlando di Pulisic, Gimenez, Felix e Leao, anche alla luce, Tom, di quelli che sono un po' i numeri stagionali e l'equilibrio difensivo del Milan. Ma allora, secondo me nel breve periodo è abbastanza complesso, anche perché il Milan ha dimostrato sempre di avere un po' difficoltà nel mantenere un equilibrio durante tutti i 90 minuti, quindi io credo che possa essere una soluzione sicuramente a gara in corto, quando bisogna andare a riprendere un risultato, quando bisogna vincere la partita, quando bisogna rischiare qualcosina, ma dall'inizio francamente credo che sarà più complesso, anche perché questo significherebbe avere un Reinders un pochino più basso e con Fofana francamente ci sarebbero tanti giocatori offensivi, tanti giocatori di inserimento, e questo poi starà anche alla disponibilità al sacrificio, come spesso dice Conceição, no? Da parte dei giocatori con la qualità. Uscire dalla comfort zone, che vuol dire fare una corsa in più all'indietro, fare una corsa per il pressing quando la palla ce l'hanno gli avversari, coordinato con tutti gli altri compagni, quindi questa soluzione si arriverà ad avere nella misura in cui ci sarà grande sacrificio da parte di questi giocatori che hanno secondo me tante qualità tecniche e degli strappi che possono far sì che la partita si decida da un momento all'altro. È sicuramente un Milan molto affascinante, si sta costruendo una squadra che secondo me potrebbe diventare interessante, quello sì. Però facciamo nomi e cognomi, quando si parla di predisposizione al sacrificio ci sono 4 persone, tutti stiamo pensando a quella. Ma non solo quello in realtà, perché anche lo stesso Joao Felix, secondo me è un giocatore che nella misura in cui lo vai a mettere in questo contesto, sai che la fase difensiva te la deve fare con una certa predisposizione. L'attaccante, che secondo me è molto forte, perché poi magari parliamo di Menez, molto forte, è uno che ce l'ha per indole, quella di correre dietro l'avversario. Però sì, basta solo che uno e mezzo non facciano il lavoro di non possesso e già secondo me sei in difficoltà. Quindi sì, chiaramente si parla poi sempre di Rafa Leao, però la verità è che tutti quanti devono essere predisposti a farlo. Al sacrificio. Io dicevo Leao anche perché comunque alcuni hanno molto criticato Fonseca per il trattamento di Leao, eccetera, eccetera, però con Conceição l'ha rivista ancora. Però sono panchina, panchine diverse, sono panchine spiegate. Leao ha detto che Fonseca, lui scopriva della panchina praticamente in conferenza, le motivazioni non le diceva, sono panchine diverse. Secondo me c'è una grossa differenza tra Conceição e Fonseca. Non so Tom, tu cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo e aggiungo anche questa cosa. Io francamente credo che lui sia sempre entrato abbastanza bene adesso come atteggiamento, come indole rispetto a quello che vedevamo prima. Cioè anche banalmente come è entrato cattivo per far male, e poi dopo lasciamo stare il fatto che ha deciso anche la partita, però come è entrato a Empoli a me è piaciuto molto come approccio. Cioè avere un Rafa Leao continuo così, con questa cattiveria, con questa voglia e con questa capacità magari anche di fare dei movimenti senza palla, perché poi un conto è un Rafa Leao che prende sempre palla sulla figura, ma un Rafa Leao che ti attacca lo spazio diventa un giocatore devastante. Sì. L'abbiamo visto anche a Como, ragazzi. Assolutamente. Ce l'hai chiesta, quindi sì, saremmo arrivati comunque. Sì, io voglio sapere chi ti ha impressionato di più tra Felix e Gimenez, proprio in termini di, sono giocatori diversi, impatto sul mondo Milan. Allora, a livello di qualità, un giocatore bello come Felix raramente l'ho visto, bello da vedere, elegante, ogni tanto fa sparire il pallone, ha queste giocate a volte veramente indecifrabili, non capisci come sia possibile, no? Che la palla gli rimane attaccata al piede. Poi come concretezza è ancora tutto da valutare. L'ho visto fare una bella azione, mi è piaciuto molto quando ha scambiato la palla sulla sinistra con Leao e centrocampo praticamente a difesa schierata si è trovato in porta. Cioè quello secondo me è il giocatore che ci farà stropicciare
stropicciare gli occhi, ho la sensazione che con un po' di continuità diventerà un giocatore devastante nel nostro campionato. Però ragazzi, io sono innamorato del centravanti. Per me il Bebote è veramente un giocatore che può crescere tanto. Mi impressiona questo dato, lo riporto spesso, ma mi impressiona. Lui, dei 65 gol che ha fatto con il Feyenoord, 63 li ha fatti in area di rigore. Questo vuol dire una cosa, che se segni tanti gol in area ti sai muovere bene. Lui ha questo istinto, secondo me, di capire prima dove deve andare. Poi lì certo ci vuole la coordinazione, ci vuole anche la qualità di rimettere il pallone dentro, però mi piace molto questa sua intelligenza, che secondo me è anche un po' la malizia che abbiamo visto quando è stato espulso Marianucci, che è un po' la chiave di un attaccante che sarà forte perché ecco, non voglio dire quella roba lì, però è un po' antipatico ai difensori. A me piacciono quegli attaccanti lì, sempre nel massimo del rispetto e della correttezza, ragazzi, ovviamente. Beh, ci mancherebbe Tom. Io ti faccio un'ultima domanda su un singolo, poi volevo aprire un po' il capitolo arbitri, perché anche con Tom volevo sentire cosa ha da dire, anche visto da bordo campo Empoli. Il singolo forse un po' più in sordina, ma che si è già preso il Milan, è Walker, Tom, che non è un terzino di spinta, ma è un terzino intelligentissimo e che sta aiutando tanto la difesa del Milan. Tu cosa ne pensi? Allora, per me è arrivato un giocatore che è un campione e lo si percepisce da come si è inserito intanto facilmente all'interno del gruppo e poi anche nella semplicità con cui fa le cose facili. Cioè, se ci fate caso, arrivare subito in un contesto, avere subito la pressione, giocare subito in un derby, in generale non è semplice, anche quando devi fare, fatemi passare il termine, il compitino. Ecco, lui ho la sensazione che faccia tutte le cose e le giocate in maniera ponderata e intelligente e sbagli pochissimo, ha questa percentuale di passaggi anche riuscita che è molto alta e a me piace molto, no? Personalità, sempre petto fuori, poi parla la linea, è anche un po' uno che all'interno dello spogliatoio è presente, è consapevole di essere un giocatore di una caratura diversa anche all'interno di questo gruppo. A me piace, secondo me si è inserito molto bene, è chiaro che poi dopo la continuità anche per lui farà la differenza, cioè parliamo comunque di un giocatore che insomma ormai ha una certa età, visto che ha la mia età, e quindi è ancora giovanissimo. No, vabbè, però ogni tanto, l'ho preso al Fanta, questo ecco, potrebbe dargli una seconda il colpo di giovinezza, grazia, una seconda giovinezza, ma non penso. Hai deciso di ammazzarla praticamente. Grazie. Ho preso Cup Miners quest'anno. Sì, esatto, Lautaro, Rip, esatto. No, invece, scusa, facendo un passo indietro su Gimenez, voglio sapere la tua, che sei un grande intenditore di calcio. In molti l'hanno paragonato a Bobo Vieri. So che non si troppo, fanno. però, Cioè, Bobo, ragazzi, è stato un centravanti incredibile. Cioè, se è anche solo l'80% di Bobo Vieri, c'è un attaccante devastante per me, perché comunque ce l'abbiamo negli occhi il Vieri straripante fisico che andava di forza. Poi io credo che sia per me in realtà ripeto, ha un grande controllo del corpo, ma faccio fatica a trovare un paragone del passato con questo giocatore. Devo guardarlo ancora un po', secondo me. Però mi sembra abbastanza unico, perché poi è un attaccante che anche a livello tecnico non è male, cioè la tratta bene la palla. In generale dico è difficile trovare nel passato degli attaccanti che segnano tanto, che sono tecnici, che sono anche abbastanza forti, che sono maliziosi al punto giusto. Adesso ci faccio una pensata. E comunque 23 anni, dei margini di crescita ancora pazzeschi. Sì, è come. Però, ripeto, il paragone di ieri mi sembra un po' grande. Okay. Per me, perché Vieri era una potenza fisica impressionante. Poi, ripeto, valutiamolo ancora un pochino. A me piace molto, mi sembra anche un bravo ragazzo fuori, uno che è un professionista, ecco. E queste cose secondo me a volte non sono da sottovalutare, perché quando uno arriva con la testa giusta, con la voglia di migliorarsi, poi dopo cresce. Beh, già questo potrebbe già essere superiore a Vieri, allora, da quel punto di vista. Vieri Prime, però ragazzi, era uno che lavorava molto bene. Sì. Tom, ti faccio l'ultima, so che non ci scalda né a noi probabilmente né a te, però
un capitolo sui disastri che si stanno facendo in Serie A dal punto di vista arbitrale, lo devo aprire. Al di là di Milan-Empoli, c'è stato anche ieri sera. Io oggi ho proposto di prendere il protocollo VAR e strapparlo, ma non tanto per altro, ma perché non sta funzionando evidentemente, tra non richiamate al VAR, tra chiamate sospette, tra palloni usciti, falli non sanzionati, cartellini gialli che non si possono dare e vengono dati, c'è tanta confusione. Guarda, allora, io sono dell'idea che questo è l'ultimo anno che si va avanti con queste regole. Cioè, per me è impensabile che l'espulsione di Tomori ci possa essere anche in un altro campionato. Ma perché è impensabile? Perché noi abbiamo la tecnologia, e io dico delle ovvietà, sembra anche un po' retorica, ma abbiamo delle tecnologie per migliorare il calcio, no? Ma anche il pallone che è uscito ieri di Bastoni, ok? Oggi con 100.000 telecamere basta che aspetti 3 secondi in più e assegni la rimessa dal fondo, invece che, cioè, oggi sulle cose oggettive dobbiamo fare in modo che non ci siano più errori sull'oggettività. Non c'è niente da fare, ragazzi, siamo fuori gioco, si torna indietro e non si dà il doppio giallo. Non è che ragazzi, sulle cose oggettive almeno cerchiamo di aiutarci. Sulle cose che non sono oggettive, cioè tutti i falli di mano che oggi vediamo, quello però è scomposto, quello invece è dritto, quello invece è una dinamica di campo, eccetera. Allora, lì purtroppo o facciamo come facevamo il primo anno di VAR, tecnologia, e sono tutti calci di rigore, oppure nessuno è calcio di rigore. Cioè non è che mi puoi dire no, questo è interpretabile, altrimenti facciamo così, ragazzi, andiamo con il VAR a chiamata, uno può decidere di dare tutta la responsabilità all'arbitro, che decide lui di sua spontanea volontà, riguardandosi quell'immagine, se è rigore o no, tutte le volte però, e poi dopo l'arbitro che decide e dice guarda, secondo me questo qua è rigore. Questo qua è ci una vuole un'omogeneità, poi dopo ovvio sulle cose oggettive. Io vorrei solo quello, perché se altrimenti c'è troppa confusione. E poi ripeto, bisogna capire quando uno sbaglia e quando non sbaglia, perché a volte la sensazione è che arrivino un po' dei messaggi sbagliati, perché passa del tempo e uno diceva però quello là l'avevano fischiato e giustamente uno risponde sì, ma quella volta lì si sono sbagliati. Ma siamo sicuri che quella volta lì si sono sbagliati, oppure per i vertici arbitrali era stata una decisione giusta? Quindi anche veicolare i messaggi giusti all'esterno per me è essenziale, ecco. Tom, ti ringraziamo, ti abbracciamo, come al solito è un piacere chiacchierare di calcio con te. Ragazzi. Ciao, buon Ciao, lavoro. Tom, grazie. Ciao. Allora.